In questo nuovo video vi presento tre prodotti. Il primo, ovviamente il principale, che è una gabbia per smartphone universale, quindi tutti possiamo usufruire di questa gabbia per migliorare i nostri contenuti, quindi pro o non pro qui non c'è, ok? Qui tutti ci vanno qua dentro. Poi abbiamo un filtro polarizzatore, perché questa gabbia ha un alloggiamento per filtri da 67 mm, quindi molto facile utilizzo, e questo polarizzatore appunto da 67 mm ci permette di polarizzare un po' la luce e migliorare i contrasti con i colori forti e anche migliorare i riflessi, cioè annullare quasi i riflessi nei vetri, nelle bottiglie, nei bicchieri, eccetera eccetera. E poi abbiamo un filtro ND variabile, quindi da 2 a 400, quindi possiamo variare l'esposizione in corsa. Quindi alla fine il ND un po' serve a questo, no? Alla fine il suo scopo è questo: blocchiamo l'esposizione e poi con l'ND la variamo e vediamo che tutte le cose appaiono più belle, le nuvole, il cielo e tutto, e diventa tutto meraviglioso. E quindi quando smetterà di piovere andremo a fare anche la prova all'esterno. Per adesso andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Come prima cosa, vedete, mi sono ovviamente attrezzato con il supporto Telesin che mi hanno donato per andare a aprire questa scatola. Cosa c'è nella scatola? Nella scatola c'è ovviamente il manuale di istruzioni per andare a vedere come si ovviamente monta, come si fanno le cose, ma questo ve lo dirò io. Qua abbiamo la chiavetta per andare a diciamo avvitare, ok, le brugolette che si possono svitare, ma questo ovviamente non è che la regola, cioè ragazzi, questo qua praticamente non è detto che si smontino sempre, ok? E qui c'è il nostro la nostra bellissima gabbia che si tira in questa maniera per allargare e mettere lo smartphone. Quindi è molto semplice anche il suo, diciamo, la sua utilizzo, cioè come inserire lo smartphone, e ci vanno ovviamente all'interno tutti gli smartphone, quindi senza distinzione. Qui, come avevo detto, vedete, c'è proprio l'alloggiamento del filtro, che se io vado così lo posso anche smontare. Perché lo posso smontare? Perché ovviamente posso avere anche la voglia di utilizzare altre cose, magari metterci un grandangolo con le cover dedicate, posso fare un po' quello che voglio. Questo si rimonta praticamente molto semplicemente inserendolo qua e facendolo rigirare, ok? Quindi si monta così. All'interno della scatola, non è mica finita, abbiamo anche le due magliette che possono essere posizionate ovviamente così, perché diciamo il sopra è questo, ve lo faccio vedere il sopra qual è. Il sopra è questo, vedete, abbiamo anche le slittine per andare a inserire un microfono oppure un flash, un'illuminazione, un faro LED, una luce LED, un faro magari non esagerato. E qui sotto abbiamo tutte le varie possibilità di andare a mettere un cavalletto oppure qualsiasi cosa, ok? Possiamo montarci anche un altro telefono sopra. Possiamo fare tante di quelle cose con questa gabbietta che è molto molto versatile. Le cose si montano qua, abbiamo praticamente qui le viti, ok, che vanno inserite in alloggiamenti proprio apposta, ok, che non è questo ovviamente, aspettate che lo centro. Ragazzi, è una cosa fantastica. Ok, vedete qua, è una maniglia, se ne può mettere una, se ne può mettere anche due, cioè vuol dire a seconda di come, ecco, si può mettere anche basso, quindi potete, a seconda di come vi trovate, potete mettere la maniglia, ok? Quindi evitate bene e la vostra gabbia è pronta per essere usata, vedete? Abbiamo proprio la gabbietta pronta per essere utilizzata. Qui adesso non ci resta che andare a vedere un attimino le due lenti e poi ovviamente andare a montare lo smartphone e inserire magari un accessorio tipo un microfono oppure un faro LED. Allora, il filtro polarizzatore è molto semplice da utilizzare, quindi non c'è niente da diciamo da farvi vedere, cioè non è che non farvi vedere, il fatto è che bisognerebbe andare all'aperto, ma qua piove oggi, quindi volevo portarlo sul canale per poi ovviamente andare a fare con l'amica Federica, se ne ha voglia, una prova ovviamente all'esterno appena ci sono le belle giornate, magari settembrine no, ma ormai ottombrine. Allora, questo qua invece è un filtro
come dicevo, polarizzatore che si è già messo dall'altra parte. Ecco, un filtro polarizzatore che serve per polarizzare la luce, quindi abbiamo diciamo bisogno questo quando magari ci sono i contrasti forti, no? Tipo mare e cielo, oppure non so, prato e montagna, questi colori molto diciamo che hanno un contrasto fra di loro, e questo dovrebbe risolvere alcuni problemi, ma come ho detto anche come luci non fa riflettere luci, non fa riflettere le cose sui vetri. Ovviamente questo non è un grandissimo polarizzatore, ce ne sono anche più costosi, ovviamente da centinaia e centinaia di euro. Questo è molto basico, però quello che faccio mi basta e avanza. E come dicevo, non ho detto niente, ma lo dico adesso, tutti questi accessori e la combinazione che vedremo, normalmente ve la metto tutte in descrizione. Ecco, come si fa a mettere il filtro qua sopra? Molto semplice, praticamente molto semplice. Si prende l'alloggiamento, ok, e si va a infilare così. Ecco, una cosa che poi dovete fare, ovviamente in base al vostro telefono, la dimensione, il numero di fotocamere che avete, ho detto dovete prendere questo anello e ovviamente, ok, dirigerlo giusto, che non vada a fare ombra sulle fotocamere. Quello mi sembra che sia anche una cosa abbastanza antistupidino, no? Come dire, come sottoscritto, ovviamente. Qua dentro invece abbiamo forse la cosa più bella. Questo invece è un, come dicevo, filtro ND però variabile, ed è una cosa bella perché se abbiamo improvvisamente del chiaro possiamo scurire girando, ok, diciamo la ghiera, senza andare ovviamente all'impostazione della fotocamera della nostra applicazione, magari che potrebbe risultare più complessa, ma ovviamente quello è soggettivo. Questo è, dicevo, da 2 a 400, quindi riduce, mi sembra, da una volta, da 2 volte fino a 8 volte lo stop di esposizione, se ho studiato bene. Speriamo che, se mi correggono vuol dire che non ho studiato bene. Ecco, questo qua invece, se andiamo a vedere adesso, vedete, lo metto qua, e se io vado a girarlo, vi faccio vedere adesso, lo prendo giusto, lo giro, aspettate che non riesco a girarlo, ok, lo giro, vedete che piano piano si schiarisce o piano piano si scurisce, quindi è questo il filtro di ND variabile. Quindi praticamente se l'immagine diventa troppo chiara potete scurirlo, e se diventa troppo scura potete schiarirlo, e il giro è continuo, cioè una volta che scurisce poi si rifà più chiaro, ok, si fa più chiaro, ok, fa più chiaro, più chiaro, più chiaro, più chiaro, si vede così una prova. Tanto vedete lo studio anche un po' cambiato, ok, perfetto, vedete, tutto scuro perché è tutto buio. Comunque va a giro, ok. Invece la stessa cosa facciamo così. Ecco, una cosa che vi consiglio, ovviamente il polarizzatore va sotto e il filtrone di variabile va sopra, perché sennò è difficile girarlo. E basta, siete pronti, potete girare il filtro molto facilmente, ok? Così, e adesso andiamo a metterci ovviamente il nostro smartphone all'interno. Ecco, per mettere uno smartphone io, perché intendevo qualsiasi smartphone, adesso non lo trovo, perché volevo provare a inserire all'interno il mio Samsung S10 che l'ho trovato, quello qua, e poi andare a fare le due prove sempre con Samsung S10, cioè per dare la prova che anche un telefono più vecchiotto può restituire sempre immagini belle e nitide. Prima di andare a montare il telefono vi faccio vedere che all'interno della scatola del filtro di variabili della K Hand F abbiamo due pannetti /3 per pulire le lenti, quindi questa è una regola da seguire, ovviamente anche se non usate i filtri, pulire sempre la lente del vostro smartphone prima di usarlo. Allora, innanzitutto togliamo i filtri, ok? Prima di andare a montare lo smartphone, perché possiamo rigarli, visto che, come consiglio, vi do di posarlo ovviamente su un piano e di andare a mettere lo smartphone. Ecco, la telecamera giusta così. Qui, vedete, c'è una scanalatura proprio dove ci va a finire il nostro smartphone, cioè dalla parte dell'alimentazione. Ok, andiamo così, spingiamo leggermente, ok? E se tutto va bene la prima, se no ovviamente ci riproviamo. Ed ecco fatto, ok? Vedete, non tocca neanche i comandi, cioè non tocca il volume, non tocca niente, quindi è posto perfetto così, non avete nessun problema, potete raggiungere tutti i tasti, e non solo, potete anche raggiungere qua dietro ovviamente l'alloggiamento delle varie cose, se avete
un 15 Pro, un 16 Pro, volete agganciargli un hard disk, oppure non so se volete agganciare qui un microfono, avete un jack ancora, volete agganciarvi una cuffia, quindi potete fare quello che volete, che la gabbia praticamente non vi occupa nessuno spazio. Quindi possiamo andare a rimettere i filtrini sopra, ok, e come ultima operazione, guardando ovviamente la fotocamera, adesso lo andiamo a accendere, guardando la fotocamera dovete ovviamente andare a regolare che i filtri non vadano davanti all'obiettivo, se no ovviamente vedrete ovviamente un ombretto, un'ombra oppure un bordo di un obiettivo all'interno della vostra foto o il vostro video. Allora, Samsung sta accendendo, è vecchiotto ma secondo me fa sempre delle foto stupende e anche dei video, perché no? Ora vado a caricare un attimo la fotocamera interna, va bene così? Sì, un po' lentino lo è, ma ragazzi ci sta, è vecchietto come me, quindi ok. Adesso io ovviamente vado a centrare l'obiettivo, aspettate che ricarico ok. Vado a centrare gli obiettivi, vado a centrare, vedete, ho centrato perfettamente, ok, gli obiettivi, quindi i filtri, quindi non abbiamo un allone. Se lo metto un po' più spostato vi faccio vedere senza andarlo ovviamente a togliere. No, quello lui è bravo però. Ecco, vedete qua da questa parte qui vedete l'alone nero, quindi e qui bisogna stare attenti a non fare questa manovra qua. Quindi una volta fatto questo possiamo andare a regolare il nostro filtro ND, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo andare a registrare, ma non è finita qui. Possiamo anche, come ho detto prima, innanzitutto sotto possiamo metterci un cavalletto e quello di là non si scappa, e poi possiamo andare a montare anche un faretto, perché no? Abbiamo le slittine qua, vedete le slittine, andiamo a svitare e andiamo a mettere nella slittina il nostro bellissimo, che questo qua è molto vecchio e non c'è neanche le batterie, figuriamoci, e andiamo a inserire nella slitta e poi lo possiamo andare ad avvitare. Quindi abbiamo già un accessorio, ok, messo praticamente su una gabbia bellissima, perché è una cosa veramente straordinaria. Poi andiamo a metterci un'altra cosa, microfoni, ragazzi, quelli che volete, non è un problema. Io vado a mettere un attimo l'ARC M1 perché ha la pinzettina qua che vi va proprio alloggiata, ok, dentro la slittina qua, se riesco a centrarla ovviamente. Ecco qua, vedete? Ok, centrato. Poi ci colleghiamo ovviamente il microfono qua, tutto il resto, tutto quello che vogliamo, e possiamo andare a fare i veri giornalisti. Infatti a Salone Nautico mi sono presentato così, hanno detto siamo giornalisti, si vede, quindi va dati anche una buona impressione. Allora, per concludere, ovviamente andiamo alle conclusioni e poi basta ragazzi, a voi, ok, i commenti e se vi è piaciuto ovviamente questo tipo di accessori. Allora, prima di concludere vi dico che questo sistema qua non costa tanto, questo il Neewer non costa tantissimo, mi sembra che era 74 euro, poi c'è il 5% di sconto, si prende il sconto, quindi è sempre scontato. Quindi in descrizione vi metto ovviamente il suo link su Amazon se lo volete prendere, così mi arriva una percentualina piccola, ovviamente diamo una mano al canale. Poi vi metterò anche l'arc, vi metterò anche un faretto e un cavallettino, così siete pronti per andare a fare i vostri video professionali, perché come ho detto questo accessorio è adatto a tutti i tipi di smartphone, nessuno escluso. Quindi detto questo ragazzi, se volete condividete questo video con i vostri amici che mi fate crescere, e infine se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche di video che posterò in futuro. Quindi da Neewer, bellissimo questa gabbietta, è tutto, ci vediamo alla prossima.